Per la rubrica La biblioteca di Ghianda, oggi voglio presentare un libro che è uscito ormai da una decina d'anni ma che trovo estremamente interessante, di Michela Murgia, edito da Einaudi, che è Ave Mary. Michela Murgia è una teologa, per cui lei si occupa di questo libro andando a pescare la narrazione. Il focus è sulla narrazione, che non soltanto della figura di Maria, ma in generale, insomma, dell'iconografia, della teologia cattolica per quello che è stato poi la sua evoluzione, l'impatto, insomma, che questa narrazione ha avuto sulla formazione della percezione dell'identità, soprattutto delle donne. Michela resta una teologa cristiana e nel libro va a scavare anche ponendo una critica rispetto a quello che potrebbe essere in realtà il messaggio originario cristiano, in contrasto con le narrazioni che ne sono state fatte dalla Chiesa Cattolica, quindi a un tipo di filone di ricerca su cui io di solito mi soffermo per interesse e per curiosità, ma su cui non posso dirmi un'esperta perché il mio ambito spirituale ha preso distanza dal cattolicesimo e dal cristianesimo ormai da parecchie decadi. Tuttavia la narrazione lascia dei segni, la narrazione è un campo di cui mi occupo anch'io e ritengo che questo sia un libro fondamentale per capire quali sono stati un po' i danni che il pensiero cattolico ha fatto sulla percezione della donna e anche la sua evoluzione. Dal libro, per esempio, viene reso evidente come una certa cristallizzazione dei ruoli di genere, delle immagini di questo femminile puro con gigli e rose in mano che sta tornando in auge parecchio proprio in questo periodo, in realtà sia qualcosa per quel che riguarda l'iconografia della Madonna particolarmente recente, che risale da fine 800 e inizi 900, e che quindi si possa dire tutto tranne che qualcosa di assimilabile alla natura universale del femminile. Ma io vorrei fare un passo in più, chiedendo profondamente scusa a Michela perché mi rendo assolutamente conto di usare il suo libro come un parallelo per un altro tipo di ragionamento. Io voglio affiancare, a partire dagli spunti che dà Michela Murgia su questo libro, quindi a partire dalle tematiche che lei solleva, e così anche l'ascoltatrice o l'ascoltatore che sta guardando questo video potrà insomma farsi un'idea di quali sono i contenuti, io voglio aggiungere una riflessione parallela su quello che è invece la teosofia della dea, ovvero quali immagini, quali pensieri, quali forme ha assunto la dea in un periodo precedente la costruzione dell'impianto teologico cristiano o mariano, e come l'utilizzo della figura della Madonna sia per molti aspetti molto forzato nel cercare di far combaciare all'immagine della dea. Ovvero non basta un'iconografia al femminile, c'è molto di più, c'è il come questa iconografia è stata rappresentata, c'è il come la teologia viene portata avanti, anche se è vero che l'immagine femminile è stata utilizzata per soppiantare ciò che veniva prima e che rimaneva comunque molto ben forte come esigenze nella devozione popolare. In apertura del libro Michela ci parla della morte negata, della negazione della dimensione della morte, dove mentre per quel che riguarda l'uomo anche oggi nella società viene comunque rappresentata con un certo protagonismo, per quel che riguarda invece la donna o non viene rappresentata, o se viene rappresentata questa è solamente per una sorta di passiva conseguenza. E mi permetto di fare un salto perché nel libro si trova parecchio più avanti, oltre la metà del libro, e invece per quel che riguarda il nostro ragionamento sulla dea è estremamente connesso sul fatto che non esistano iconografie della Madonna vecchia. Saltando quindi al parallelismo sulla dea, questo apre la prima grande questione, ovvero che la figura della Madonna, così come è stata narrata e rappresentata, taglia invece quello che è un importante aspetto di quello che è la dea, invece, che ricordo spesso durante i miei video viene concepita, è possibile che venga compresa solo se noi adottiamo una logica circolare, che era il modo in cui veniva concepito il mondo, la realtà al trascorrere del tempo e la percezione della relazione tra tutte le cose di coloro che hanno concepito questa immagine guida di una madre cosmica e che è ancora esistente in alcune popolazioni del mondo. Io invece penso che
la teologia cristiana si sia fondata su un tipo di logica invece lineare, e non serve scomodare Sant'Agostino per sottolineare questo fatto, anche se è utile ricordare che in De Civitate Dei è stato proprio Sant'Agostino a porre una aspra critica della ciclicità, vista comunque attraverso i suoi occhi che erano già ostili, e nel proporre invece la forma molto più pura della linea, dove un inizio che viene fatto coincidere con la nascita di Cristo viene portata avanti fino alla fine dei tempi, e dove questa vettorialità, rappresentata come questa linea retta, questa freccia, è riuscita a far saltare i cerchi, e lui ne parla proprio in questi termini. Nel momento in cui nel pensiero viene fatta saltare quella dimensione di ciclicità, a noi resta la linearità, ed è evidente che tutto quello che è la costruzione di sapienza, di conoscenza, di dogmi, di teologia posta su questa linea retta non può che seguire il palazzo di questa linea retta. Ecco che la produzione derivante da questo sguardo, da questa logica, molto difficilmente si può inserire sopra invece un'altra immagine le cui fondamenta appoggiano sulla ciclicità, e la cui produzione, quindi il palazzo costruito sulla fondamenta della ciclicità, per forza di cose si differenzia moltissimo dalla produzione di una logica lineare vettoriale. E già qua dovrebbe scattare un campanello d'allarme, soprattutto in certe forme di religiosità che stanno venendo molto in auge adesso, che in maniera sincretica riescono a mescolare anche l'inmescolabile, perché bisogna capire, se già le fondamenta partono da questi concetti così differenti, com'è possibile coniugare la sommità di due palazzi che crescono e sorgono con una tale distanza l'uno dall'altro. Quindi in ottica circolare Dea è certamente la vita, che è ben rappresentata dall'iconografia di questa Madonna giovane, di questa madre, ma anche la morte, che sono due punti vicini nel ciclo, dove la nascita è vicina proprio come posizione fisica alla dimensione della morte. Dea è tutta l'esistenza, non è soltanto una dimensione di vita contrapposta a una dimensione di morte, come è invece nel pensiero lineare, dove su una linea retta si contrappone un polo a un altro, e nel momento in cui io pongo la vita in un polo, per effetto di questa stessa logica la morte è nel polo uguale contrario, quindi uno è definito bene e l'altro non può che essere definito male. Ecco che l'iconografia della Madonna è estraniata sia dalla dimensione della morte sia della dimensione della vecchiaia, ma la morte e la vecchiaia sono due aspetti della madre cosmica di cui mi affanno a narrare. La rappresentazione della morte della Madonna è talmente estranea che non si menziona mai, e anzi l'imbarazzo viene in un certo senso saltato a piedi pari attraverso il dogma dell'assunzione in cielo, dove ci si limita a dire che al termine della vita della Madonna lei è stata assunta in anima e corpo nella sfera celeste. Ne leggo una parte. L'assunzione al cielo di Maria ha infatti nella devozione popolare, o anche solo nell'immaginario culturale, una raffigurazione del tutto diversa, che nega implicitamente che la Vergine sia mai dovuta passare attraverso l'umiliazione del decesso corporeo. La morte di Maria è stata cancellata e sottratta alla rappresentazione, cristallizzando per tutte le donne un modello divinizzato a cui nessuna può accostarsi con qualche speranza di identificazione. Nell'iconografia dominante, quella che ha fondato il nostro immaginario collettivo, la Madre di Cristo ha con la morte un rapporto di sola contemplazione. È la Mater dolorosa ai piedi della croce, icona del dolore permanente al capezzale della fine di un altro. La donna ai piedi della croce non è solo l'eterna testimone della morte altrui. Una Madonna che non conosce la propria fine offre alle donne credenti un patto di mimesi insostenibile, perché è stipulato con un soggetto simbolico dal corpo intangibile, sottratto al tempo e in definitiva privo di limite. Se la Maria che non muore rappresenta la perfezione a cui non giungeremo mai, se è lei l'eternamente giovane, l'obiettivo a cui tendere, significa che in questo gioco siamo destinati a perdere comunque, a meno di non ricorrere a espedienti per ridurre la distanza dal modello. Per questo l'ossessione sociale del restare in forma deve spingerci a domandarci nella forma di cosa o di chi viene chiesto di riconoscerci. Il processo di riappropriazione della propria complessità per le donne deve passare attraverso la costruzione di un sano
immaginario del limite, che è qualcosa invece che nell'iconografia della dea si cerca di spingere molto. È esattamente una sacralizzazione del limite che in un'immagine lineare, in una crescita vettoriale quasi senza fine, se non quella dell'Apocalisse della fine dei tempi, viene spinta in maniera massiccia anche della nostra società, perché una delle conseguenze dello scalzare l'immagine simbolica del ciclo, che poi significa un dipanamento a spirale della linea temporale, è anche quello di avere abbandonato la dimensione del limite con cui il cerchio invece ci costringe a fare i conti. Arriviamo quindi adesso al tema della colpevolizzazione di Eva, che è particolarmente fondamentale perché oltre a essere molto ancora ben presente nella colpevolizzazione delle donne, questa cosa ha aperto un grandissimo tema, quello in poche parole di essere perennemente in debito. Poiché il peccato originale, cioè la causa comunque del tradimento, del monito di Dio da parte di Adamo ed Eva, è qualcosa con cui non possiamo fare i conti, ci nasciamo e ce lo portiamo per tutto il resto della nostra vita, non è un peccato confessabile nella teologia cristiana, non è qualcosa a cui si può rimediare. Questa cosa rende la donna, che è posta su un piano differente rispetto alla scelta di Adamo, un po' in una nuova Pandora. Il mito di Pandora è qualcosa di analogo. Per cui tu cresci in un immaginario in cui hai sempre perennemente una colpa da espiare. E come espii questa colpa? Questo è diventato, in connessione con quello che abbiamo appena visto, di una rappresentazione di una Madonna sempre passiva davanti alla morte, il ruolo della donna quasi come se fosse una naturale abnegatrice di sé. E quindi un ruolo di cura perenne degli altri che, proprio per effetto di questa colpevolizzazione mai espiata, diventa assolutamente una scelta di rinuncia a se stessa. E tutto questo viene ancora oggi definito come un qualcosa di naturale del femminile, piuttosto che invece un condizionamento che ci portiamo avanti dalla cultura e dall'aspetto anche narrativo, iconografico di un'educazione cristiana cattolica. Parallelo con la dimensione della dea abbiamo tutt'altra idea. Attraverso l'archetipo della regina siamo tutte e anche tutti portatrici di una corona sul capo e noi siamo responsabili e sovrane del nostro proprio personale regno. E questo ci riporta invece nella libertà, nella facoltà di agire e in un essere creative che non riguarda solamente il frutto del corpo, ma anche il frutto, diciamo, della creazione culturale, quindi l'essere attive nel mondo, il poter avere delle scelte e il rispetto di se stesse, proprio come dono che ci è fatto dalla stessa dea, in totale contraddizione e in totale distacco da quello che è la teologia cristiana su questo e il ruolo che il cristianesimo ha voluto per le donne. Proseguendo sempre nel filologico di questo libro, arriviamo all'immagine della madre dolorosa, qualcosa di estremamente importante perché parte delle sottoculture sincretiche che cercano per esempio di coniugare una sorta di paganesimo con il cristianesimo, cerca di salvare Maria comunque come archetipo della madre. Ecco, anche su questo avrei molto da dire. Intanto andiamo a vedere cosa ci dice Michela su questa immagine. Da una parte abbiamo una narrazione non su Maria ma su Eva, ovvero come punizione per le colpe del peccato originale che abbiamo poc'anzi menzionato. Rispetto ad Adamo, dove si ha solamente un po' di fatica e sudore della fronte, noi dobbiamo avere il pagamento rateale dei dolori del parto. Ed è così che si è venuta a associare al concetto di maternità il concetto del dolore, ma molto più di questo, si è venuta ad associare alla potenza del parto, anche dei suoi scottimenti tellurici che sono rappresentanti dalle doglie e dal dolore, un'immagine negativa, quindi di punizione e di maledizione, piuttosto che, come è nella spiritualità dell'idea, di potenza e di presa di possesso del nostro corpo e della nostra femminile dimensione yang, che non esiste come concetto di maschile nella visione teosofica della dea. L'altra immagine della Madonna dolorosa è quella appunto del pianto e del dolore per la perdita del figlio. Ecco, l'immagine della madre nell'ambito del cristianesimo e del cattolicesimo è assolutamente un tipo di materno che non esito a definire patriarcale, per quanto questa parola spaventi molto perché a volte potrebbe persino essere abusata, ma in questo caso ci sta tutto.
Mettere Maria come icona della madre significa tagliare fuori nella nostra dimensione del materno tutta un'altra serie di caratteristiche di un materno che noi cerchiamo di andare a narrare e che invece non si sposa affatto con questo tipo di materno. Faccio un altro salto logico nel libro perché è estremamente interessante, verso la fine, dove Michela ci parla dell'affermazione che fece molto scandalo di Papa Luciani, dove quando parlò di Dio non solo come padre ma anche e soprattutto come una madre. Qualcosa che fece scandalo, che trovò una netta opposizione di quello che diventerà poi Papa Ratzinger, che rimise subito le cose in chiaro dicendo che il simbolismo di Gesù Cristo, quindi di un uomo, è irreversibile. E sempre Ratzinger dirà poi che una fede dove fosse possibile pregare Dio anche come madre e non soltanto come padre implicherebbe una religione diversa dal cristianesimo che conosciamo, e mi trovo una volta tanto d'accordo con Joseph Ratzinger, perché è esattamente così, nel senso, collegando questi due temi, il materno che rappresenta la dea non può essere un materno concepito come un qualcosa semplicemente biologico e semplicemente abbinabile alla donna e fatto di abnegazione, ma è molto di più. Quando si parla dell'iconografia della dea come madre, innanzitutto c'è da fare un distinguo. Ti rimando al mio video Chi è la dea e perché riguarda anche il maschile, dove parlo molto bene nei dettagli di questa immagine, che ti linko sia in descrizione sia qui sopra, e dove andiamo a vedere che questo ventre cosmico non ha nulla a che vedere con il materno che narriamo oggi in Occidente e che deriva da questo tipo di cultura, ma ha piuttosto a che fare con l'intelligenza analogica. Anche su questo c'è un video che ti linko sia sotto che qui sopra, e che vuole vedere proprio analogicamente, quindi concretamente, in qualcosa che non è un'astrazione ma qualcosa di già esistente e quindi più conosciuto, che cosa nella realtà è in grado di contenere e essere tutt'uno con tutto ciò che esiste, quindi maschi, femmine e ciò che sta nel mezzo inclusi. E questo è un ventre. Ecco perché poi le nostre antenate e i nostri antenati hanno concepito e sacralizzato questa idea di madre cosmica, che non è leggibile in nessun modo in secondo delle categorie di femminile contrapposte a un maschile. Piuttosto il maschile e il femminile e ciò che sta in mezzo è parte del contenuto del ventre. E qualcosa in più. Questa è la ragione per cui, come ci insegna Francesca Rosati Freeman e spesso ricordo nei miei video, nelle mie conferenze, gli uomini in moso si autodefiniscono materni, perché il materno che andiamo a narrare noi appunto non ha solo a che fare con l'atto biologico di generare figli, anche, ma non solo, ma riguarda piuttosto un intero modo di rapportarsi al far cultura, al creare nuovi progetti e a quello che si porta nel mondo, a come lo si porta nel mondo e alla cura che si ha di questo. Cura che rispetto a quello che invece ci spiega Michela di come questa cura è stata abbinata soltanto alle donne, abbiamo testimonianze reali, attuali, ancora esistenti, di come la cura invece sia presa da tutti i membri di una stessa cultura indipendentemente dal loro genere. E questo è il materno che noi andiamo a narrare e questo è il materno che la dea ci ricorda, quindi molto ma molto differente da un materno doloroso che la Madonna ci continua a ricordare con le sue iconografie. Ci parla poi della rappresentazione di Madre Teresa di Calcutta, l'unica immagine di vecchiaia che noi possiamo utilizzare, ma coerentemente con quel che dicevamo all'inizio la pone in relazione a quello che è il processo di santificazione della donna per la Chiesa, dove nel caso sia anche anziana comunque si parla sempre di principi di abnegazione, quindi santa solo se madre, sposa o suora. E noi abbiamo un'immagine della dea che invece restituisce alla donna, come lo porta anche all'uomo e agli esseri non binari, perché non importa il genere in cui si nasce, per questo tipo di dono che la dea fa, quello invece di agire nel mondo anche attraverso il principio di piacere, che è qualcosa che riguarda assolutamente anche le donne e non vista in contraddizione con il dolore e con il dovere. Quindi il principio di piacere che ci insegna che l'apprendimento non avviene solo attraverso le sfighe e il dolore, come continuo a leggere in post condivisi anche da molte persone che si dicono credenti di correnti alternative, senza collegare che
questo tipo di messaggio, ovvero che si apprende solo tramite il dolore, che senza dolore non avremmo la considerazione di ciò che è bello, avviene da un preciso sguardo sul mondo, ma che non è l'unico sguardo sul mondo possibile. Michela ci dice chiaramente, attraverso un'analisi della modifica dell'iconografia della Madonna, come comunque anche al variare dell'immagine della Madonna questa sia sempre stata funzionale alla messaggio che si voleva passare per una certa rappresentazione di quello che era Gesù Cristo. Quindi, a seconda del messaggio che si voleva premere perché il popolo cogliesse un determinato aspetto del Cristo, la Madonna si adeguava a questo dipinto per poter meglio sottolineare la qualità del suo figliolo. E quindi abbiamo comunque delle rappresentazioni che non esistono di per sé, ma esistono sempre in funzione dell'uomo con cui è in relazione, in questo caso il Figlio Divino. E questo è molto ben riscontrabile nella società, dove la donna viene ancora adesso spesso definita in base alle relazioni che ha con il proprio uomo, che sia padre o marito o figlio, anche quando si tratta di personaggi illustri che hanno apportato un notevole contributo in termini politici, scientifici, sociali, culturali o atletici, e che si riallaccia perfettamente a quello che è il ruolo che la Chiesa vuole per la donna, dove, ricordiamo, non è prevista nei ruoli gerarchicamente importanti. Ma anche se lo fosse, a noi non interessa un sistema uguale fatto al femminile, perché è l'intero impianto gerarchico e lineare di questa istituzione che è problematico per la narrazione del mondo che vogliamo. In tutto questo non possiamo esimerci da parlare della educazione sessuofobica che la Chiesa e la cultura cristiana ha fatto a tutte e tutti noi. In realtà Michela è chiara a spiegarci come la verginità di Maria in realtà sia stata sottolineata con un aspetto morale solo in tempi più recenti e che non fosse mai stata un'ossessione in altri tempi, per esempio del susseguirsi del pensiero cristiano, anche se mi pare di poter cogliere anche attraverso lo studio dei padri della Chiesa che una certa sessuofobia ce l'abbiamo un pochettino nel DNA di questa istituzione. Certo, questo rilancio della verginità di Maria è venuta ai primi del Novecento, calcata in modo molto più approfondito e, visto che i primi del Novecento sono culturalmente l'altro ieri, così come i ruoli femminili e maschili, che sono gli stessi che ci portiamo appresso dall'epoca vittoriana, è un pochettino come se noi stiamo ancora lottando con la maledizione dell'immaginario che ci portiamo da quell'epoca. Saltando quindi al parallelismo della dea, noi abbiamo invece nei confronti della sessualità tutt'altro tipo di approccio, dove addirittura non soltanto la sessualità non ha nulla a che fare con la sporcizia, ma è, così come in realtà era anche in uno dei principi giudaici, che poi si è perso, dimenticato per strada, uno dei luoghi dove incontrare il sacro. Sfugge dalle rappresentazioni mariane qualsiasi tipo di accenno alla sessualità, alla seduzione, anzi abbiamo comunque il binomio che ha voluto da una parte la donna santa contrapposta alla donna per cui tutta la parte della seduzione e della sensualità è stata abbinata alla seconda, per tenere invece la vera donna, quella pulita, quella pura, quella casta, nell'ambito appunto della Santa Donna. Ancora adesso sono tornate in auge da poco queste immagini di questo femminile con queste rose pure, bianche, questi gigli in mano a ricordare questa purezza, che francamente ci sembra, nonostante il successo che ha avuto, ancora piuttosto anacronistico rispetto a quello che sono i tempi di oggi, dove la rivendicazione della sessualità vorrebbe andare un pochettino fuori da questo binomio santa contro puttana, per arrivare a un tipo di narrazione sessuale dove la donna non è vista solo come diabolica tentatrice, ma c'è anche una dimensione di sana seduzione e sana esperienza della propria sessualità al di fuori di queste inutili censure. E sempre per menzionare i Moso, abbiamo benissimo le prove di come popolazioni cresciute senza questi indottrinamenti, altro che essere l'apoteosi del caos, della promiscuità e del disastro, del degrado sociale, in realtà siano riuscite a costruire una cultura senza violenza tra i generi, dove non esista il fenomeno dello stupro al punto da essere diventata una parola intraducibile. Ecco perché faccio molta fatica davanti a tutte quelle persone che parlano della Madonna come la dea cristiana, perché questa non è che un'immagine sfocata di quella che è la grandiosa complessità della dea, che è molto più ricca di aspetti e anche
portatrice di altri tipi di conseguenze sul modo di concepire le realtà nel mondo, e dobbiamo stare molto attenti. È vero che anche per me nella mia vita la Madonna è stata il ponte di connessione dal mondo religioso in cui sono stata educata a quello che sono arrivata dopo, quindi che lei abbia un ruolo in indirizzare le persone, a spingere le persone a scavare più in profondità, io questo non lo metterò mai in discussione perché è stato il mio vissuto, ma appunto a scavare più in profondità e non a fermarsi qua, perché se noi ci fermiamo al modo in cui la Madonna è stata narrata e rappresentata, noi non potremo mai avere neanche la più pallida immagine sfocata di quello che rappresenta in realtà la Dea. E vorrei chiudere questo libro proprio con la riflessione sulla cristallizzazione dei ruoli di genere. Qualcosa a cui si spinge molto in questo periodo di crisi, qualcosa che viene ripreso in mano anche tramite la distorsione della spiritualità della Dea da parte di chi vorrebbe un tipo di femminile materno sempre accogliente da sacralizzare per non mettere in discussione. E si riferisce a un discorso di Giovanni Paolo II che pronunciò nel Vaticano il 20 gennaio del 1999, dove lui ebbe occasione per ribadire la rigida divisione dei ruoli che anche in Dio per lui sono propri del maschile, mani che sorreggono, stringono, danno vigore, e del femminile, mani che confortano, consolano, accarezzano. Questa arbitraria ripartizione delle inclinazioni dell'animo umano rappresenta una condanna per entrambi i generi. Nel momento stesso in cui confina le donne nella cura e nella consolazione, la visione voitiliana impone agli uomini l'obbligo di essere autoritari e di non potersi concedere la tenerezza, la fragilità e la paura. Ribadendo la concezione a compartimenti stagni del femminile e del maschile, Carol Wojtyla conferma anche la questione del Dio Madre, riferendosi alla già menzionata citazione di Papa Luciani, e anche la questione del Dio Madre è molto meno rivoluzionaria di quanto si pensi per la condizione della donna nella Chiesa. Nel momento in cui la madre è ridotta a una funzione, a un archetipo che viene declinato secondo gli stereotipi della donna focolare, della donna accogliente, oblativa e accudente, nulla può cambiare per le donne. Esse vivono già dentro una cultura che le legittima solo in quanto madri. Rispetto a Dio Madre è infinitamente più rivoluzionaria l'immagine della donna della parabola della dramma perduta, perché costringe a fare i conti con una figura femminile che non è definita in base a una relazione familiare. Quella figura è liberante per le donne proprio perché non è una moglie, una figlia e nemmeno una madre, è una donna. Finché il divino paterno continuerà a essere associato all'autorità, alla dottrina, cose che continuiamo a voler riconoscere anche nelle forze psichiche, che non hanno affatto bisogno di essere connotate con un genere specifico per stare in piedi comunque nella loro funzione, finché il divino paterno continuerà a essere associato all'autorità, alla dottrina, al vigore e alla giustizia, e il divino materno alla cura, all'accoglienza, al sacrificio, la questione del Dio Madre rischia addirittura di risultare utile a giustificare lo stato di emarginazione femminile fuori e dentro la Chiesa, che è assolutamente quello di cui menzionavo, quando la Dea viene usata come meccanismo di riproduzione del sistema e quindi sacralizzato un tipo di ruolo e di descrizione che deriva da questo tipo di pensiero e non piuttosto ripreso in mano per quello che era lo sguardo della Dea arcaica che cerchiamo io e altre ricercatrici di portare a galla con il nostro instancabile lavoro. Scusandomi ancora con Michela per aver utilizzato il suo libro per queste riflessioni, lo segnalo, è un libro da avere, da leggere, molto piacevole e in cui mi sono molto riconosciuta nei racconti dell'autrice e della sua storia in quanto fedele cattolica. Michela Murgia, Ave Mary, edito da Einaudi.